No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the dime. Oh, 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 serves as a reminder to count your blessings, cause it's telling fast, telling fast. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth, how they coming for you. Yeah, yeah, no. Dite che per tenervi attaccati a questo schermo per i prossimi minuti potrebbe essere abbastanza farvi vedere io che me la lotto con Jack Miller sulla stessa moto, oppure i giri d'onore insieme alla MotoGP e alle Superbike davanti a 40.000 spettatori, o ancora il mio best lap di sempre con lei, la 1100, dietro, anzi tirato dal buon Johan Zarco, pilota ufficiale MotoGP con il team Pramac. Preparatevi perché nel video del VDV 2022 ci sarà questo e molto altro ancora. Ovviamente prima iscrivetevi al canale. Allora, questo è quello che succede al VDV, perché diciamo tra tutti i box, le cose e via dicendo, abbiamo tirato fuori una mega benza a 110 ottani Shell da non so dove, e adesso la andiamo a mettere nella macchina. Ovviamente la mia. Andiamo. So già che ci saranno quelli metti la benzina e ti esplode il motore. 5 litri su 50 litri di serbatoio non succede niente. È come un octane booster, diciamo così. Poi bisogna fare in fretta che sennò evapora tutto qua. Minchia. Cazzo, fa paura, Dal filmato si sente l'odore. Purtroppo no. Non ha cioè è acqua. Potrei berla. Vi farò sapere come va. Continuiamo a toglierci e rimetterci la tuta perché ragazzi ci sono 56.000 gradi, per l'esattezza 37, e 58 di asfalto, quindi è rovente. Ma che giri con Jack Miller, cioè vedere questa tuta ufficiale, riello UPS, che gli vai dietro e riesci a starci, soprattutto hai anche un po' lo spirito per riuscire a buttarti dentro. Però poi, cioè, mi sono visto Dalligna, Tardozzi lì nel cupolino, ho detto meglio di no, lasciamolo andare. Pausa pranzo, ancora 2 modifichine e andremo a cercare il best lap. Ci saranno i gradi che troveremo in gara settimana prossima e quindi è fondamentale provare in queste condizioni il best lap e soprattutto il passo gara. La leggenda del curvone pieno a Misano, perché col 600 ormai ciao. Col 1000
tutti dicono io la faccio piena, poi si vede la telemetria, c'è quel e l'apertura veramente è full, non si chiude niente lì. Allora lo faccio di quinta, Quinta, certo. perché di siesta non riesci a mettere di traverso prima di entrare, dopo vai largo. Ok. E per farlo di quinta bisogna, cioè per farlo pieno, bisogna uscire molto forte dal tramonto, perché se no non arrivi a prendere il limitatore Ok. prima di entrare, nel momento in cui la metti di traverso. Io l'ho provata in tutti i modi. Ok, quindi chiudi, apri, Di metà, apri, ok. sì. A farlo tutto pieno il limitatore limita tanto, cioè Certo, ti ferma tanto. sì, perché è aggressivo e quindi te la fa anche muovere tanto. La cosa è pieno, la metti dentro pieno e poi chiudi quel pelino. Per non far entrare cattivo il limitatore. Sì, e pelare un po'. Per farlo però bisogna tagliarsi il cordolo, bisogna essere di traverso, se no non, Devi essere precisissimo. non lo fai. E con la Pirelli tipo provarlo a fare in uscita tende a partire anche molto. La metti tanto di traverso Sì, con la Pirelli si mette tanto di traverso. Però infatti ieri l'ho in ogni provato. caso non cambia niente. No, si riesce a fare uguale, però Infatti. avendo tanto grip puoi rimanere più pieno secondo me, con la Pirelli. Io una KP4 l'ho già lanciata nel muro in quel punto, quindi perfetto. Io guarda, ti dico, all'inizio quando ho iniziato a guidare la V4, abituato alla MotoGP, arrivavo lì, Ti sembrava toccavo un po' il freno e ok. all'inizio. Ed era un periodo in cui giravo in 37 alto, 38. Dopo ho iniziato a capire la moto perché subito a primo impatto è particolare come moto, no? È la V4S. Certo. È una moto che ha un grandissimo potenziale, ma bisogna capirla, intenderla bene, perché non è proprio scontata, è una No, moto no. da corsa alla fine. Assolutamente. Piano piano dicevo, cavolo, ma sto curvone secondo me si può fare molto più forte. Bezzecchi continua a dirmi, io con la Yamaha R1 la faccio pieno. Tra piloti non bisogna farli parlare, cioè non bisogna farci parlare perché sennò è un disastro. Perché uno dice all'altro guarda che faccio quella cosa che sta di seconda e di quinta pieno, l'altro subito no, full. Io avevo detto, proviamo intanto a entrare, pelare, togliere e ridare. Ho detto, cavolo, Ci sta. pieno non ce la faccio perché vado già largo così. E poi ho pensato, cavolo, però se la faccio pieno, se metti il traverso gira di più. E ho provato Ed è la esatto. magia è venuta. Io faccio un 13-14 giri nelle varie gare che affronto. Insomma, è un bel tono in bizzarretto la V4S da tenere. Cosa cambia tra la moto stradale e la MotoGP a livello fisico? Perché io guardo le gare e dico 26 giri con moto che hanno 300 cavalli alla ruota. Cosa vuol dire? Cosa cambia? Anche noi come allenamento quando veniamo qua a Misano facciamo delle sessioni da 13-14 giri in base a quando si accende la spia della benzina. Cioè noi ci fermiamo a quello e facciamo delle pause di 20 minuti, 25 minuti tra un run e un altro per consumare 2 gomme, quindi bene o male facciamo, dipende quante gomme abbiamo, o 2 o 3 treni e facciamo dai 60 ai 90 giri. E fisicamente rispetto alla MotoGP è un po' più facile, perché Ah, sì? è un po' più facile. Perché la MotoGP se dovessi fare dei run a 14 giri non arrivi a fare la gara poi. Dei run quando il MotoGP durante le sessioni fai 5-6 giri. Quindi la e gara è una distruzione totale, la gara arrivi alla fine gara che sei veramente tritato. lì per lì, no, la sera te ne rendi conto. È una prestazione abbastanza diversa perché la MotoGP è tanta più forza in frenata e nei cambi, perché comunque la moto devi fare dei cambi a velocità molto più alta, quindi la moto comunque pesa in quella fase lì. E tipo fare 1, 2, 3 qua a Misano cambia molto la MotoGP rispetto a questa, perché questa è tutta blandona, quindi muove una fatica un po' diversa, mentre invece la MotoGP devi proprio sforzarla, entrare molto veloce nelle curve, perché comunque essendo rigida, essendo così, e a buttarla dentro veloce è un po' più pesante. Una cosa buona della Panigale, la V4S, è proprio l'agilità e poi come viene dentro nelle curve. La Ducati MotoGP invece su questo è un po' più legnosa, un po' più difficile, perché ha tantissima potenza, è molto rigida e tende a essere un po' più difficile, come anche le gomme. Quindi anche freno in carbonio, freno acciaio lo senti tanto. Per il carbonio bisogna fare prima presa col freno, bisogna essere molto ignoranti, mentre invece con la V4 non puoi, perché si sente che comunque muove tanto, anche sul davanti muove tanto. Però è una cosa che a me piace, io la gomma che ha tanto supporto mi piace sfruttarla. Ok. Ho fatto più fatica all'inizio che appena l'ho messa su, perché muove tanto la gomma. Poi infatti ti dà il feeling per, diciamo, l'amatore, no? Ma poi è un gran grip, quindi va molto bene per quello. Perfetto, ecco, grazie mille, gentilissimo come al solito. Grazie a te. E vi dico solo che ci siamo messi a scrivere su Instagram e si è presa la briga di perdere un quarto d'ora per la Misano 1 così, la Misano 2 così. Quindi ragazzi, per il CIV settimana prossima mi spiace, se andrò mezzo secondo più forte sapete di chi è la colpa. Alzo le mani. I don't give a fuck.
ma che tempo è uscito dietro a Zarco? Impressionante, ma quanto forte fai? Potevi farlo anche tu. No, è solo perché c'è la telecamera, dai, cioè. No, però il boss là è contento. Abbiamo fatto il best lap di sempre qua dentro col 1100. Cioè tanta roba, abbiamo fatto le modifiche giuste e poi avere un riferimento come Zarco davanti di sicuro mi ha aiutato e non c'è nulla da fare, anche se andavo un pochino più veloce, comunque in queste situazioni avere dei campioni così davanti ti fa imparare tante cose, le linee, come aprono il gas, come la voltano, però incredibile, cioè queste giornate qui ti fanno fare la differenza. In ogni caso adesso siamo alla fine della giornata, i tempi che sono usciti sono top secret, vi posso solo dire che il migliore ha fatto 1.35.8 e il peggiore 1.37.7 più o meno, quindi direi non male, però domani vedremo bene nella Race of Champions a parità di condizioni cosa uscirà fuori. Poi come avrete capito noi non gireremo perché c'è stato un casino, troppe poche moto per troppi piloti. Per farvi un esempio, anche Sykes doveva esserci e non c'è, il top dell'endurance doveva correre e non corre, quindi insomma ci sono varie gerarchie da rispettare e ragazzi è così. Fra 2 anni magari, dopo essere entrati in un mondiale, toccherà anche a noi. Ragazzi, stiamo entrando a fare una delle cose più emozionanti forse della mia vita, il Ducati Lap of Honor. Durante il VDV tutte le moto Ducati che corrono in campionati e hanno fatto diciamo risultati di livello si schiereranno e gireranno insieme. MotoGP, le vecchie glorie tipo il V2 che è qui di fianco a noi, la mia del National, Superbike e ovviamente con tutti i piloti. Ieri abbiamo scannato, avete visto, via dicendo, ma oggi è proprio una parata per godersi questa magia di Ducati. Che figata! Chaz Davis qua davanti a me! Martin! No, beh ragazzi, che figata! Non sento neanche la mia moto qua intorno! Cazzo vuoi? Fogarty giustamente ha voluto far la sua. Piganastro! Bautista, Enea, oh l'ombra. Ah. Io ragazzi, col mio modestissimo scaldamanopole qui in mezzo, non c'entra un cazzo. Il Pontardozzi che, oddio che rischio. Signori miei, sembra un sogno ma non lo è. Sto entrando in pista con delle MotoGP e delle Superbike. Ma di che cosa stiamo parlando? Che roba pazzesca, pazzesca! E qui alla mia sinistra Giuliano, sentite che bordello che fa il suo V2. Guardate che spettacolo, guardatevi intorno come sto facendo io. Chaz Davis, Luca Marini, Bastianini, Bagnaia, Miller, Bassani. Adesso la macchina che c'è davanti si leverà, ci hanno detto semplicemente fate casino, fate spettacolo, non vedo l'ora e ragazzi, con questi personaggi che abbiamo qui intorno non so cosa potrà succedere.
sto per centrare Bassani, sto cercando di scaldare le gomme perché tra poco parte il delirio. Parte il delirio, anzi sono già partiti, dai, gas! E la madonna bestia, è partita una letta di qualcuno. Eccolo, il Digia, c'è il Digia, attenzione, ci sparerà la penna sicuramente. Attenzione all'interno, scusami, l'ho dovuto mettere sull'asse di formaggini, come dice il buon Meda, adesso mi violenterà sul dritto. E vabbè, Miller sempre sgravato come al solito, intanto mi è andata a puttane tutto perché si è bloccata la ruota anteriore in aria. Abbiamo un signor Barney all'esterno con Bernardi sopra, va come va. Oddio, che rischio, ha mollato di botto, lo stavo per centrare. Sorry Zarco all'esterno, perdona. Adesso si riparte a tirare perché chi è davanti sta facendo il ritmo, sta alzando il ritmo, quindi uscita delle Rio, destra, sinistra, full gas, dietro un superbike che non vedo chi è. Oddio, Michele, scusami, mamma mia che rischio. Le MotoGP frenano di più della mia V4, questo è poco ma sicuro. Un bestia selvatico qui alla mia sinistra. Marini in penna totale. Anche il Pecco non molla il colpo. Mamma mia che roba ragazzi, che roba, che roba! Vorrei che questi giri non finissero mai. Oddio. Oh! Mamma mia! Ragazzi, poi pericolosissimo perché non si capisce quando uno si ferma, quando uno accelera. Oh, queste tipi di demolizioni non bisogna assolutamente farle. Guardate che spettacolo.
guardate la gente. Mamma mia. Non ho parole per descrivere questo momento. Che follia, quei 3 giri sono stati, ho ancora i brividi mentre ne parlo. A parte questo, non comprate mai GoPro perché ovviamente non ho messo le immagini dalla GoPro che avevo qua perché si è bloccata nell'uscita dei box. E adesso, finito il lap of honor, dopo pochissimo tempo i ragazzi sono rimessi le tute, sono tornati in sella e siamo qui sulla griglia di partenza della Race of Champions. Marini qua dietro, Bez seconda posizione e come pronosticato Pecco Bagnaia primo. La gara, da quello che mi hanno detto i piloti, è sentitissima perché saranno ovviamente tutti nelle stesse condizioni, con le stesse gomme, con lo stesso assetto. Quindi, ragazzi, è tosta perché ogni volta si dice: ah sì, quello la moto va più veloce, questo più lenta. Oggi sono tutti a pari moto. Adesso vi lascio alle immagini della griglia che sono uno spettacolo. Guardate qua dietro il pubblico che c'è. Sembra veramente di stare al mondiale, anzi meglio perché non ho mai visto le tribune così piene. Oltre alle V4 che sono qua nelle prime posizioni, dietro abbiamo le V2, quindi correranno V4 davanti contro le V2 dietro. Abbiamo un po' di ragazzi del mondiale come appunto De Rosa, Oli Bayliss, il figlio di Bayliss. Sarà uno spettacolo. Mio pronostico personalissimo: Pecco primo, Bez secondo, terzo il buon Michele Pirro che sul passo si farà sentire e forse un Rinaldi che si infilerà da dietro. Occhi puntati sul numero 63, Pecco Bagnaia. Adesso occhio al semaforo dai 2 ai 5 secondi prima dello spegnimento. Sale il rombo dei motori. Lenovo Race of Champions ha un sobbalzo. La moto di Bezzecchi che parte male ma parte molto bene. Pecco Bagnaia, parte bene anche Jack Miller, parte bene Luca Marini. Miller di traverso alla quercia, meno bene come dicevamo purtroppo Pirro che era il grande atteso. Intanto il sorpasso di Bezzecchi su Jack Miller, Bezzecchi terzo. Fine primo giro e Pecco è davanti a tutti e se ne sta andando. Aia, una Attenzione, caduta di Pirro, caduta 1:35 Pazzesco. 886. Non ci credo. Pecco Bagnaia sotto il muro dell'1:36. Non ci incredibile ragazzi, no, incredibile. Bagnaia sta facendo una cosa veramente fuori da... Gliela fanno portare alle verifiche, gliela Secondo fanno me sì, smontare. a lui fanno l'antidoping innanzitutto perché sì. cioè 35,8 ha distrutto ogni previsione che abbiamo fatto nell'arco di tutto il fine settimana. Popolo di Misano, pubblico del VDV, c'è l'arrivo finale della Lenovo Race of Champions, targata Ducati. Pecco ha preso e se n'è andato, ultimo giro, ultime curve, secondo Marini, terzo Bez, ci ho quasi preso, dai. Andiamo a vedere Pecco Bagnaia, ultima curva per lui ed è il traguardo, bandiera a scacchi, vince Pecco Bagnaia in impennata. Meraviglia. Informazione Max, Marini secondo, terzo Bezzecchi, poi attenzione Miller quarto, quinto Bastianini. Bellissima, bellissima gara anche Fabio Di Giannantonio. Poveri motori! Non riesco più a stare dietro a tutti i burnout, c'è una roba senza senso. Se non venite al VDV vi perdete tutto questo, ragazzi.
Bene, dopo la tempesta, la calma. Vi ho fatto vedere la passione, l'adrenalina, la competizione. Adesso tutti stanno mettendo via le loro moto, le loro cose, si torna a casa e che dire, esperienza incredibile, e se non lo vivi non puoi capire fino in fondo. Io ci ho provato a farvi sentire quello che ho provato io, le emozioni e tutto il resto, ma non è la stessa cosa, quindi ci vediamo fra 2 anni qui al prossimo VDV e soprattutto con un Luca nella Race of Champions. Ciao!